Ciao, io sono Alex Stella e sono un'appassionata dell'uncinetto. Vi do benvenuto nel mio canale YouTube. In questo tutorial vorrei condividere con voi come fare questo cuscino a stella con cosiddetto metodo di uncinetto circolare. Voglio ringraziare la creativa che ha postato su YouTube il video di come eseguire questo cuscino con i ferri circolari. Mi sono sentita ispirata dalla sua lavorazione, dal suo video, e ho cercato di applicare questo modo di lavorare all'uncinetto. Ecco l'effetto: un cuscino perfettamente a stella, simile ai ferri, ma eseguito all'uncinetto. Allora venite con me, vi faccio vedere come farlo. Per poter fare questo cuscino a forma di stella all'uncinetto con la tecnica dell'uncinetto circolare avrete bisogno della lana Polo Nord di Tropical Lane, oppure della lana Spendo Bene Super Sport, sempre di Tropical Lane. Entrambi i filati si adattano perfettamente a questo tipo di progetto. Un bottone di legno, uncinetto numero 6, i segnamaglia e gli aghi da lana. Iniziamo il nostro lavoro avviando 130 catenelle. A questo punto io ho eseguito 130 catenelle e chiudo il lavoro in tondo, perché la particolarità di questa lavorazione, di questo cuscino, è proprio perché verrà lavorata in tondo. Per far sì che le mie catenelle non si rigirino e quindi il lavoro venga meno preciso, io, specialmente sui lavori così lunghi, cerco di piegare la lunghezza delle catenelle a metà. Una volta presa la metà, giro le catenelline, piego le catenelline e le accosto in questo modo. Le tengo accostate finché non arrivo alle due estremità del mio lavoro. È un lavoro che ci permette successivamente di lavorare meglio, oltre al fatto che il risultato è più preciso. Sono arrivata alla fine, cerco di far sì che le catenelle viaggino, si muovino meno possibile. A questo punto inserisco l'uncinetto nell'asola, entro nella prima catenella eseguita e faccio una maglia bassissima. Ora faremo 130 maglie basse, quindi una catenella per rialzarmi il lavoro e rientro nella prima catenella che mi si presenta subito all'uncinetto. Dopo aver concluso tutto il giro di catenelle e aver eseguito 130 maglie basse, prima di unire i due lembi di lavoro, mi accerto che non si sono girate le catenelline, quindi ripeto lo stesso procedimento accostando le maglie e controllando che il lavoro non risulti girato. Ora procediamo con la chiusura del giro, che è una chiusura invisibile, quindi a scomparsa. Sfiliamo l'uncinetto dalla gettata, lo inseriamo da dietro
nella prima maglia bassa eseguita. Riprendiamo il filo della gettata e lo ripassiamo all'interno della maglia, tenendolo stretto, saldando i 2 lembi del lavoro. Riprendiamo il filo, facciamo una catenellina stretta e così abbiamo fatto una chiusura del giro invisibile, una saldatura invisibile. A questo punto un lavoro molto importante è questo dei segnamaglia o dei markers. Potreste anche non farlo, ma sicuramente procedendo in questo modo il lavoro vi scorre più facilmente, più agevolmente. Nella prima maglia bassa inserisco il segnamaglia, dopodiché conto 25 maglie basse. Nella 26esima inserisco il mio successivo segnamaglia. Posso passare sia da sotto, io passo direttamente da sotto, che da sopra, dipende da voi. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nella 26esima inserisco il segnamaglia. Procedo così per tutta la lunghezza del mio lavoro. Ora, dopo aver inserito il mio quinto segnamaglia, mi dovrebbero restare 25 maglie basse. A questo punto posso procedere con giri successivi. Comincio dal lavorare le maglie rasate all'uncinetto. Come si lavora la maglia rasata all'uncinetto? Si inserisce l'uncinetto in mezzo alle 2 gettate verticali che vi trovate lavorate sulla catenella. Quindi non entro nelle gettate orizzontali, quindi qui, ma entro in mezzo a queste 2 gettate, in mezzo a questa V. In questo modo la lavorazione sembrerà una maglia rasata eseguita ai ferri. Eseguo la prima e allo stesso modo eseguo le successive 11. Mi ritrovo 12 maglie rasate pronte. A questo punto dovremo fare una diminuzione di 3 maglie basse. Un valido trucco che vi insegno è quello di dare un po' di respiro alla maglia sul lato destro del vostro lavoro, per far sì che tutto risulti più uniforme e meno tirato come lavoro. Eseguiamo una catenella stretta, prendiamo la prima maglia, la seconda maglia e la terza maglia, chiudendo tutte le 4 gettate insieme. Come vedete, questa catenellina stretta che abbiamo lavorato
fa sì che qui non si crei uno spazio, tra virgolette un foro. Il lavoro risulti uniforme e meno tirato. A questo punto lavoro le successive 11 maglie basse. Dopo aver fatto 11 maglie basse, questa è la mia maglia, la mia 12ª maglia. Queste, dove abbiamo i fermapunti, sono le maglie di distribuzione delle nostre punte e vanno sempre lavorate. Da questo segnamaglia in poi, di nuovo 11 maglie basse. Conclusa l'11ª maglia bassa, di nuovo facciamo la catenella di respiro, catenella stretta, entriamo nella maglia bassa successiva, carichiamo il filo e tiriamo sulla gettata, entriamo nella seconda e anche nella terza, chiudiamo tutte le 4 gettate insieme. Subito dopo lavoriamo la maglia bassa successiva. In questo modo concludiamo tutto il giro. Ho ultimato tutto il giro eseguendo le prime diminuzioni, chiusura invisibile, vi faccio rivedere il procedimento. E riparto con il giro numero 3. La maglia di distanziamento delle nostre punte va sempre lavorata, è un po' il nostro spartiacque tra le punte della stella, e a questo punto noi ci troveremo, invece di 11 maglie basse, ne troveremo 10. Come vedete, ho eseguito la maglia di distanziamento più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi trovo la maglia prima della diminuzione, la diminuzione e la maglia dopo. A questo punto eseguo la catenella di respiro, come la chiamo io, inserisco l'uncinetto nella maglia prima della diminuzione, carico la gettata, entro nella mia diminuzione, ma cerco non soltanto di prendere le 2 asole superiori, ma agganciarmi anche a una di quelle verticali dietro. Prendo la maglia successiva alla diminuzione, ho 4 gettate sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme e lavoro la maglia successiva. A questo punto dovrò avere 10 maglie prima della maglia di separazione delle punte.
Di nuovo 10 maglie, una diminuzione, 10 maglie e la maglia di distanziamento. Procedo così per tutta la lunghezza del mio lavoro. Il giro numero 4. Cominciamo sempre lavorando la nostra maglia di distanziamento e successivamente 9 maglie. Immediatamente dopo la nona maglia, catenella stretta e la diminuzione di 3 maglie. Di nuovo 9 maglie basse. Sono arrivata al marker, eseguo la maglia di distanziamento, di nuovo 9 maglie, una diminuzione, 9 maglie e così continuo per tutta la lunghezza del quarto giro. Anche il quarto giro concluso, ripartiamo eseguendo maglia di distanziamento, 8 maglie, diminuzione di 3, 8 maglie, maglia di distanziamento, di nuovo 8 maglie e diminuzione di 3. Proseguiamo così fino alla conclusione del giro. Ho proseguito sempre con lo stesso procedimento per 12 giri, quindi scalando sempre le 3 maglie sulle punte della stella. Ora mi trovo 20 maglie da lavorare. A questo punto procediamo chiudendo 2 maglie a 2 maglie. Come vedete ci sono rimaste da chiudere 10 maglie, proseguiamo chiudendole 2 a 2 per tutta la lunghezza.
Una volta giunta al punto in cui mi mancano solo 5 maglie da lavorare, lavoro semplicemente tutte e 5 maglie singolarmente, tenendo la maglia abbastanza stretta. A questo punto non è facile inserirsi con l'uncinetto, lo spazio è molto risicato. Sicuramente è la parte più delicata della lavorazione. Tutte e 5 le maglie sono state lavorate. Rientro nella primissima che ho fatto, anche se risulta stretta. Ripasso il filo e faccio una maglia bassissima. Ora abbiamo il cuscino perfettamente chiuso. Io ho concluso tutti i due lati del cuscino che andranno assembrate e volevo farvi vedere, giusto per farvi proprio capire nella realtà come può venire il lavoro. Mi piace proprio essere sincera con voi. Allora, come vedete, io questa parte sono riuscita a gestire molto bene la chiusura delle ultime maglie, che è la parte più difficile, diciamo più ostica. Non mi sono venuti i fori grandi nonostante avessi chiuso tante maglie tutte insieme, quindi sicuramente per me questo sarà la parte sopra, mentre in quest'altro lato, come vedete, non sono riuscita nell'intento, pur riprovandoci diverse volte, mi sono rimasti dei fori che non sono estetici. Può succedere, non è assolutamente colpa vostra, non è che non siete riusciti a lavorare bene il cuscino, può semplicemente accadere. Io con la stessa lana, la stessa lavorazione, come vedete, una parte sono riuscita a farla meglio, una parte non sono proprio riuscita a lavorarla perfettamente. Cosa faccio in questi casi? Prima di ultimare il lavoro, tutto il cuscino, taglio il filo più lungo, insomma abbastanza lungo, non mi perdo d'animo e aggiusto le piccole imperfezioni con ago. Non smonto. Se ci ho provato, smontato, rimontato diverse volte il lavoro e mi vengono comunque imperfezioni, c'è sempre rimedio. Dove ho queste piccole pecche, cerco di passarci il filo . A questo punto sono pronta per assemblare, per unire i due lembi del cuscino. Eseguo il giro di maglia bassa lungo tutto il perimetro del cuscino, unendo i due lembi del lavoro, quindi accostando maglia a maglia .
prendo le 2 asole e le chiudo con una maglia bassa. In questo caso, come rifinitura, è molto gradevole la catenella a vista. Quando arrivo sulla punta, nella catenella centrale, di maglie basse ne faccio 2. E di nuovo torno a farne una lungo tutto il lato. Completato quasi tutto il giro del perimetro, mi fermo lasciando un piccolo spazio per poter inserire l'imbottitura. Fermo la maglia con un segnapunti, comunque una tache, e imbottisco il cuscino. Il consiglio che mi sento di darvi è di utilizzare un'imbottitura dei guanciali, anche aprire un cuscino, un guanciale, e cominciare da piccoli pezzi, quindi cominciando dalle punte inseriamo piccoli pezzi di imbottitura, non troppo grandi, in modo da dare noi la forma al cuscino. Sono pronta a chiudere la cucitura. Sicuramente, essendo imbottito il cuscino, questa è la parte leggermente più faticosa, ma è anche maleabile, quindi possiamo comunque trovare un modo per agganciarci alle maglie. Rientra nella prima, faccio una maglia bassissima, stacco il filo e lo chiudo all'interno. Il filo che ho lasciato attaccato al cuscino lo utilizzeremo per creare il motivo decorativo nei lungolati della stella. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia utile lungo il lato della punta. Passo il filo attraverso questa maglia e faccio cosiddetto punto gambero facilitato, cioè con le asole molto morbide roteo l'uncinetto, chiudo
l'asola che si crea con il filo, quindi con la gettata, rientro nella maglia successiva. A questo punto prendo 2 asole, se ne dovessi prendere solamente una si crea un foro troppo grande, quindi prendo le 2 maglie, prendo il filo tenendo un'asola molto morbida, faccio girare l'uncinetto, prendo il filo, chiudo la gettata e rientro nella maglia successiva. Per poter ultimare le ultime punte, in questo caso partirò dal vertice della punta, arriverò con il punto gambero facilitato fino a qui, girerò il lavoro e lo concluderò qui. A me piaceva l'idea di impreziosire il cuscino con un bottone di legno. I miei cuscini a forma di stella sono terminati. Come vedete io ho fatto 2 versioni, ho fatto sia con la Polo Nord che con la Spendo Bene Super Sport, sono tutte e 2 perfettamente adattabili a questo tipo di progetto, io sono soddisfatta. Spero che questo tutorial vi sia utile, spero che vi sia piaciuto il mio adattamento, diciamo tra virgolette, dei ferri circolari all'uncinetto circolare, chiamiamolo così. Come vedete l'effetto è praticamente come se fosse fatto ai ferri. Vi ringrazio tantissimo, spero che i vostri cuscini adoberanno meravigliosamente le vostre case, daranno calore e bellezza. Grazie e alla prossima, ciao!